tantissime altre cose praticate a casa vostra, nella vostra camera, dove volete, quei 5 minuti quando vi svegliate e lì chiaramente praticate quella ginnastica attiva di cui tutti quanti ne abbiamo sicuramente tanto bisogno. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare. Oggi facciamo un salto negli anni 90, un decennio che tra discoteche e programmi TV ha visto nascere un fenomeno che ha fatto tremare le nostre antenne televisive. Parliamo di loro. Le televendite di vibromassaggiatori. Sì, avete capito bene. Un mix di fitness e seduzione che ha scatenato la fantasia di milioni di italiani. Vi ricordate quelle modelle che ci mostravano come usare questi strumenti di benessere? Movimento dopo movimento, tra sorrisi ammiccanti e sguardi che dicevano tutto, senza dire niente. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché quello che vi aspetta oggi è una vera e propria vibrazione nostalgica. Problemi? Non pensarci. America Star ti presenta il suo massaggiatore a 2 velocità per poter personalizzare il tuo massaggio, dimagrante, tonificante o antistress. Telefona. Gli anni 90 sono stati un periodo di grandi cambiamenti, sia tecnologici che culturali. Mentre internet cominciava a fare capolino nelle case, la televisione rimaneva il centro della nostra vita quotidiana. E che cosa c'era di meglio per farci compagnia nelle lunghe serate di una bella televendita? Ma non parliamo solo di elettrodomestici o aspirapolveri. No, stiamo parlando delle famigerate televendite dei vibromassaggiatori, un fenomeno che ha attraversato quegli anni come un'onda di benessere vibrante, ma con un tocco di seduzione che non passava inosservato. È importantissimo capire ed apprezzare come, stando comodamente a casa, ad un piccolo prezzo come vedete in sovrimpressione, noi siamo in grado di fornire tutta l'Europa e quindi di venire in tutta Europa in consegna, che sia questa la Germania, che sia questa la Spagna, che sia questa, insomma, in tutte le parti veramente d'Europa. Una delle aziende più note in questo campo è sicuramente American Star, che ha portato sul piccolo schermo questi miracolosi attrezzi per il fitness, promettendo di tonificare il corpo e migliorare la circolazione. Ma, come spesso accade, dietro a ogni promozione si nascondeva un pizzico di malizia. Le televendite della American Star non erano solo un modo per vendere prodotti, ma veri e propri spettacoli che giocavano sul sottile confine tra fitness e seduzione. Se chiudiamo gli occhi e torniamo con la mente a quelle immagini, vediamo subito il classico set. Sfondo neutro, luci soffuse e le modelle. Ah, le modelle! Scelte non solo per il loro fisico da urlo, ma anche per la capacità di rendere quei momenti un po' più interessanti. Ogni movimento con il vibromassaggiatore era accompagnato da sorrisi ammiccanti e posizioni che lasciavano poco all'immaginazione. E nel frattempo, il presentatore, con un tono quasi complice, spiegava i miracolosi benefici di questi prodotti, come se stesse rivelando il segreto di bellezza della vita. In un'Italia che si stava riprendendo dagli eccessi degli anni '80, queste televendite diventavano un appuntamento imperdibile per moltissimi italiani, sia uomini che donne. Le immagini, le pose, i sorrisi provocanti, tutto faceva parte di un mix irresistibile che attirava gli spettatori, magari non intenzionati ad acquistare il vibromassaggiatore, ma di certo non disposti a perdere un minuto di quella performance. American Star e altre aziende come Monica Sport riuscivano a capitalizzare questa formula vendendo i loro vibromassaggiatori non solo come strumenti di benessere, ma come piccoli oggetti del desiderio. Sì, perché mentre la pubblicità parlava di miglioramento della circolazione e tonificazione dei muscoli, molti degli spettatori non potevano fare a meno di pensare anche a come quel dispositivo potesse agire su altri tipi di muscoli, se capite cosa intendo. Anche il linguaggio, di tanto in tanto, scivolava su territori più caldi. Le descrizioni dei benefici dei vibromassaggiatori erano quasi sempre accompagnate da espressioni che suggerivano che, sì, quel prodotto non solo tonificava il corpo, ma rilassava anche la mente. E la mente, si sa, è un posto molto pericoloso se lasciata libera di vagare, soprattutto in un contesto come quello. Le televendite di questi strumenti avevano successo anche perché, in quegli anni, i programmi televisivi erano decisamente più permissivi rispetto ad oggi. Le famose ore piccole diventavano la culla perfetta per questi show, che mescolavano l'informazione
con un pizzico di provocazione. Chi non ricorda le interminabili sequenze in cui le modelle, con movimenti sinuosi, usavano questi massaggiatori su polpacci, cosce e glutei, con quell'espressione che sembrava dire «Vi va di provarlo anche voi?» Alla fine il risultato era sempre lo stesso: farci sognare il benessere, ma anche un po' di altro. Queste trasmissioni, all'apparenza innocenti, erano veri e propri spettacoli erotici travestiti da televendite. Non è un caso che anche alcuni comici italiani abbiano preso spunto da questi programmi per realizzare parodie memorabili. Le espressioni dei presentatori, la scelta delle parole e le inquadrature sempre più ravvicinate sono diventate il pane quotidiano di tante risate. Eppure, non possiamo dimenticare che queste vendite erano davvero un successo. Molte persone hanno acquistato i vibromassaggiatori e li hanno usati davvero, per il loro scopo originario, ovviamente. Oggi, in un mondo dominato dagli influencer e da spot ben più raffinati, le televendite di vibromassaggiatori sono un ricordo lontano. Ma quelle immagini restano impresse nella memoria collettiva. Un piccolo angolo della cultura pop degli anni 90 che, con il suo mix di ironia e malizia, ha lasciato il segno. Se questo viaggio nelle televendite più hot degli anni 90 vi ha fatto sorridere, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere neanche una delle nostre puntate. E se vi è piaciuto, lasciate un like e raccontateci nei commenti quale argomento vorreste che trattassimo nella prossima puntata. La soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai, nella soffitta di Pippo emozioni troverai. Con risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà.